Ciao Monica, siamo qui con Anna. Ciao. Non la prima sessione, ma la terza, seconda. Seconda? Ma 5, 4, 3, 2, 1. Ma vediamo se la capisco questa immagine, perché mi sembra che stia girando intorno al banco del pesce e non riesco bene a capire se lei sta girando con cautela perché non vuole prendersi una fregatura nell'acquisto, ehm, o come se poi a un certo punto si immedesimasse nel pesce, come se si sentisse anche lei di essere stata pescata, di essere caduta nella rete. Mm, Forse tutte e due le cose insieme. Ti dà l'autorizzazione, Anna. Sì, ha uno sguardo molto profondo, molto concentrato, annuisce con la testa. Cosa c'è intorno a lei? È un supermercato, sì, un supermercato dentro un centro commerciale perché è molto grande. In che reparto si trova? E questo qui è quello della pescheria. Mhm. Poi vedo che dietro ci sono le spezie. Ma pescheria, ma servita al banco o confezionato? E sai che hanno in Sì, parte, sì. parte sì. Ma lei dov'è? Sta aspettando il suo turno o è davanti a... Fa il giro davanti al pesce che è fresco, quindi lei lo potrebbe scegliere. ehm, e, e- e sta guardando, sapendo che forse, sai qual è il punto? Che non può basarsi sul suo olfatto. Col pesce magari sarebbe importante, no? E allora sta guardando meglio. Mhm. Ma non sta aspettando il suo turno, No, sta ancora non ha decidendo. preso il biglietto. Com'è vestita? Adesso ha un cappotto color cammello, mi sembra. Lei è una donna molto bella, comunque, che ha una certa presenza, eh? Quindi diciamo che vedo un po' gli sguardi degli uomini, ma anche delle donne, che si girano. Ce n'è uno in particolare che ti attira. E un signore c'è, però lui ha questo carrello e sta spingendo il carrello, ma la moglie è in corsia. È noto o è un signore qualunque? No, non è noto. Però è come, sai quella cosa, quello scambio di sguardi che è un po' una scintilla magica. Va bene, Anna si presenta a noi oggi con quale progetto in mano? Vitalità, Come? vitalità. Vitalità. Ok. Sì, la sua anima vuole proprio che lei tolga ogni blocco, ogni tappo che in questo momento sta ostruendo il fluire della sua energia vitale. Nome dell'anima, Goccia, nome dello spirito. fuoco, Vibrazione, 9 miliardi, consapevolezza, 168, anima, 46, vite, 1648, cervello, viene 10, suscettibilità ipnotica. 53. Mm. Quindi già in zona diretta possibile. Le servirebbe farne una?
Sì, allora, la sento un po', come dirti, in questo istante in cui me lo chiedi, un po' agitata e un po' insicura, però secondo me dopo questa sessione sarà più rilassata e anche più fiduciosa. 3D? 59, Vivacità animica. 100. Senti Anna, sono dei quasi ottimi valori, eh? Un bel 9 di vibrazione, non lo buttiamo via. Un'anima quasi a metà, cervello 10, suscettibilità già sopra il 40 abbondantemente, la vivacità animica 100 che per me è imprescindibile, e un 60 scarso di 3D, non è male, sei molto ben messa, cioè, i risultati ci sono, non eri messa così nella prima sessione, sono sicuro, non ricordo, ma sono sicuro. Quindi, evviva, si è già passata a diventare un'altra Anna. C'è una vecchia Anna che è in giro in un qualche linea temporale, che lì è ancora con dei valori disastrosi, e poi c'è questa nuova Anna che è già lì che galoppa verso altri orizzonti. Tuttavia, Monica, Anna ha delle interferenze eteriche. Sì, ne ha due. Una, come falconiforme, è un corvo che apre le grandi ali e vorrebbe creare ostacoli e poi vorrebbe anche proiettare la sua ombra nera proprio su Anna. Poi come rettile c'è un serpente che vuole creare proprio un po' di distruzione, vuole minare le sue sicurezze e vuole anche distruggere quelli che sono, che ne so, i suoi progetti, le sue azioni, le sue iniziative. Mhm. Questi due. Mentali. Sono altre due e si chiamano, dunque, la prima sfiducia e l'altra fiuto. Allora, sfiducia è quell'entità mentale che vuole generare in lei un certo senso di pessimismo e di rassegnazione. Vorrebbe che lei smettesse di credere che le situazioni possono essere trasformate davvero e che quindi le accettasse per come sono. È un livello che va dal 3 al 4. Ehm, L'altra è fiuto ed Mhm. è un'entità mentale che vuole diminuire il suo intuito, la sua capacità di annusare le situazioni e le persone e riesce ad avere un'azione anche fisica. Direi questo valore 5. Impianti. C'è un auricolare collocato dentro l'orecchio sinistro che le dice: di la verità, tu non sei una buona madre. Di la verità, tu vorresti scappare via da tutto e da tutti. Allora, chiaramente queste sono delle accuse che contengono delle bugie, che contengono degli elementi per renderla fragile ed insicura, se no non sarebbe un impianto interferente. Mhm. Poi c'è una barra, sì, diciamo una piccola barra lungo la colonna vertebrale in basso, diciamo all'altezza più o meno del coccige, poco sopra. Ed è da un punto di vista fisico eh, irradia, diciamo, il suo effetto sia nella zona dei lombari, sopra, sia sotto, mh, zona bacino e anche. Da un punto di vista energetico, questa barra
ovviamente agisce sul primo chakra, quindi nell'ambito dei soldi e della casa. Basta. Sì. Soldi, Monica, parliamo subito di Vetronomy AI Bot, intelligenza artificiale. È una piattaforma di investimento in criptovalute e Anna ci ha chiesto se ha senso questo tipo di investimento. Ci sono vari tipi di investimenti. Lei puntava su in 90 giorni, 3 mesi. Si più che triplica in 90 mesi, ma ce ne sono tanti. Mm. Allora, quindi la situazione che vedo è questa, no? C'è un coltello che spacca una mela rossa in due metà. Quando tu mi hai detto l'opzione appena citata, dei 3 mesi, ho visto il coltello che si infilava in quella metà lì, Marcia, ok? Mm, guasta, non mm, marcia, marroncina e bianca. sì, che al momento, perché probabilmente è anche a periodi, cioè non è che sono tutti uguali i periodi, no? Non è che l'investimento sia corretto sempre. Al momento questa opzione non la vedo vincente, ok? Ehm, a me risulta così. Chiaramente posso sempre sbagliare, eh. Però invece appunto mi risulta che l'altra metà è sana. Però dovrebbe essere un'altra tipologia, strategica di investimento. E sono andato sul sito, i colori sono fondo nero, scritte verdi e in parte anche salmone viola. Ecco, Metronomi è salmone viola adesso, ma anche verde. E poi c'è questo casco nero, un uomo con un casco nero che ruota la testa. Sì, quello per il supporto dell'intelligenza artificiale, no? Però effettivamente c'è questo nero, no? Per cui eh, sì, cioè si brancola un po' nel buio, no? Si viaggia comunque nell'oscurità, non si sa in effetti l'esito della cosa. Anche perché, per come ho capito, la predominanza è del nero, giusto? Non Tutto dell'arancione, nero, piuttosto che... nero, nero, tutto nero, sì. Poi direi un po' verde e poi secondariamente questo rosa viola. Sì, arancione rosa viola, sfumato. E senti Monica, ma questa piattaforma cripto o le cripto in generale chi hanno dietro come responsabili? Allora, mi viene l'America. Adesso poi nello specifico mi è venuto Trump. Mhm. Ehm, Quindi, vabbè, ovviamente la Matrix, ovviamente i soldi sono Matrix, quindi anche quelli cartacei non c'è una grande differenza. Tuttavia, qua stiamo parlando di soldi virtuali. sì, però mi viene proprio la presenza di entità tonie, cioè proprio del sottoterra, perché mi viene proprio la parola Ade. Come se ci fossero queste braccia che emergono dalla terra. Immaginiamoci un po' il video thriller, no, di Michael Jackson, no? Mhm. Così, che afferrano i soldi degli investitori e li portano quindi sottoterra, quindi la mano sparisce. Esiste l'Ade? Um, per come vedo io, sempre che non è che è detto che sia giusto quello che vedo io. Mm, Ehm, noi, abbiamo detto tante volte, siamo in un gioco e il cartellone di questo gioco è sopra le nostre teste ed è rappresentato dalle varie costellazioni. Le costellazioni alla fine si riferiscono alla mitologia. La mitologia ce lo racconta che l'universo è stato spartito in tre, per quello che la triade è sempre importante, no?
Cioè, anche noi abbiamo una triade, no? Nella nostra religione, c'è la Trimurti nella religione indiana, e nella mitologia Zeus si è preso l'aria, il cielo, e Poseidone si è preso il mare e Ade si è preso il sottosuolo, incluse le ricchezze del sottosuolo. Quindi eh, Beh, noi siamo in questo gioco e questo gioco lo prevede, sì. inferno, purgatorio, paradiso. Sì, Beh, esatto. Dante descrive l'Ade e Caronte che traghetta le anime, no? Nell'inferno, giusto? No, nel purgatorio. Sai che non mi ricordo. Allora, No, intanto Dante è un templare, era un Mhm, templare. mhm. Ehm, è uno dei templari più edotti relativamente alla massoneria e tutta la sua opera è massonica e tutti gli omicidi rituali hanno sempre un riferimento a Dante, sempre. Bisogna saperlo cogliere, perché alcune volte è proprio molto evidente. Ehm, ci sono appunto dei nomi, no? Che rimandano decisamente a Dante. Mm. Altre volte bisogna saper conoscere bene la Divina Commedia, ma c'è sempre, Mhm. perché è un punto di riferimento per tutte le più potenti logge massoniche. E con chi voleva indicare con Carondimonio? Allora, mi viene, aspetta un attimo, adesso non so come si chiama, questo qua che ha tante braccia, è uno dei, non so se è uno dei titani, sai? Ah, Mm? mhm. Stavo Perché comunque cioè, tutto deve essere fatto riferimento alla mitologia originaria. Mm, Ecatonchi, mi sembra che si chiamino gli Ecatonchiri Ecatonchi. Mm, o esatto, centimani. esatto, quelli. Come fai a ricordarti Ecatonchiri? Beh, li ho studiati. Adesso non mi Ma ricordo chi si tanto ricorda, non bene. mi ricordo ma come mi chiamo. Quindi non ho capito, è lui? Caronte? Ok. Va bene. Quindi, insomma, questo investimento ma vabbè, allora, non è questo dei 3 mesi, No. è un Se altro vuoi dirmene un altro, proviamo a vedere. Questo e per ora è no. ce n'è uno da 5 giorni. Allora, per esempio, quello da 5 giorni mi dà più positività, però, per esempio, mi dice di non investire la cifra che lei aveva pensato, ma un terzo. E renderà poco, quindi non so, Lo ha capisco. veramente senso. Qualche centinaio di euro per avere un centinaio di euro di profitto. Boh, insomma. Lo so. E un Mm, altro investimento su un mese? Io non so se esiste, vediamo. però. Un mese adesso me lo dà un po' più floscio questo fiore. Mm, Quindi adesso bisogna capire se, non credo che sia solo una questione di perdere tutto o vincere tutto, no? mm, Magari una porzione minore rispetto alla prospettiva, non lo so, però me lo dà leggermente più appassito. mm. Va bene, abbiamo le nostre risposte. Monica, causa esoterica del problema dell'olfatto, nonché sinusite cronica. Non sente odori e profumi. Anna. Allora, questa come entità mentale è proprio fiuto. Ehm, il fatto di non sentire gli odori ha una valenza simbolica.
che lei non deve riuscire a fiutare, ad annusare le situazioni, lei non deve riuscire ad esercitare il suo sesto senso, il suo intuito, perché in realtà lei ne avrebbe molto. E quindi diciamo che questa mancanza di olfatto in verità le fa perdere molta fiducia in se stessa, perché comunque magari noi lo diamo un po' per scontato come senso, però poi quando ci manca ci rendiamo conto di quanto sia importante e di quante informazioni utili ci dà, anche per veramente, come l'abbiamo visto all'inizio, no? Per riuscire a comprendere se un cibo è ancora buono oppure no. La cosa migliore, ancora prima di metterlo in bocca, ovviamente, è di annusarlo. Mhm. E così anche per tutto quanto, no? Per esempio, è spiacevole mettersi addosso dei panni che odorano di umido. Però in quel momento noi, se non abbiamo l'olfatto, noi li sentiamo asciutti e vanno bene, però in realtà magari poi ci presentiamo in mezzo alla gente e odoriamo di cantina, non so. Mm? Mhm. Quindi sono degli elementi, l'olfatto è un elemento veramente essenziale per avere anche fiducia nelle proprie scelte, anche nel modo di proporsi agli altri. Però è come se mi desse anche, allora, è un qualcosa anche legato al maschile. Dunque, eh, mm, come se riguardasse quasi, come ti posso dire, non so se è un ricordo di un colpo ricevuto al naso. La bambina? Io penso che fosse molto più giovane, sì, sì. Andiamo col momento. Cioè, mi sembra quasi che cioè, sia fatto di proposito, non è un incidente in cui lei cade, sbatte, no? Non capisco se è uno schiaffo o è un pugno. Però quanti anni ha? Secondo me non è successo una volta. Glielo dà la mamma? E credo che abbia, cioè qua quando la vedo potrebbe avere tipo 14 anni. Come se le uscisse sangue dal naso. Chi Il glielo dà? padre? A me sembra più una presenza maschile. La sensazione che ho è più maschile, però io sento l'energia, non vedo la persona. Mm, mm, mm. Quindi una persona che ha una energia maschile. E da quel momento inizia il trauma. Sì, è anche molto legato quindi a un senso di impotenza, ma in effetti poi l'olfatto ti dà quella sensazione di spiacevole impotenza di non riuscire a sentire l'odore del cibo, l'odore di un profumo, l'odore di chi sta accanto. Mm. Causa esoterica della vena varicosa alla gamba destra. Allora, da un punto di vista di impianto, sicuramente quello che si trova nella parte terminale della schiena, perché ha un'influenza sia sopra, diciamo così, nella bassa schiena, verso la zona dei lombari, sia anche più sotto, ok? Quindi lei, come se a causa di questo impianto, non cammina tanto bene, specialmente con la gamba destra. Cioè, posso dirti che non l'appoggia correttamente, il peso non l'appoggia correttamente. Quindi anche proprio la circolazione dell'intera gamba destra ehm, non è funzionale.
perché il sangue non viene pompato correttamente proprio per il fatto che l'appoggio non è corretto. Ehm, cioè, come anche se la vedessi a volte gonfia. Causa esoterica dei dolori alla parte destra del corpo, dal collo al tallone. Vedo che si sta assumendo delle responsabilità maschili. Ehm, allora che, per come mi viene, poi non so, ehm, come se lei abbia spesso dovuto fare un po' anche le veci dell'uomo. Mm, Allora, attualmente la sua vita sentimentale è più tranquilla. Comunque ha accanto a sé, una brava persona, però è come se di nuovo lei si sentisse la vera responsabile della famiglia. E in passato anche è stato così. Cioè come se lei si accollasse i compiti di portare avanti la famiglia eh, economicamente, moralmente, mh, nel bene e nel male, anche perché sicuramente mh, qualche scelta avrebbe potuto farla diversamente, ok? Però proprio perché lei è sempre un po' stata sola, eh, ha fatto il meglio che poteva. Mm, Però con grande fatica, vedo, con grandi carichi. Chiamiamo nel cinema un po' di gente. Il compagno. Fa anche un po' tenerezza perché entra quasi, sai, con quel leggero imbarazzo, si sta grattando la testa, come se per certi aspetti lui si sentisse un po' in difetto. Il figlio maschio. Cioè, lo sento anche molto, 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 molto legato a lei, molto affettuoso. La femmina. Ma in questo momento arriva con le braccia conserte, ha degli orecchini. La madre religiosa. Mm, Piuttosto affaticata, vedo che deve camminare molto lentamente, perché ha paura di affannarsi, ecco. Due gatti Piano e un piano cane. arriva. Certamente sì. Il cane sta scodinzolando. Monica, chiamiamo con il portale Aureo aperto il vicino dell'epoca, mi sembra di 40 anni fa, che è morto a 18 anni, caduto da un treno, probabilmente non in sé, quindi ubriaco o drogato, ma da solo in sostanza. Non capisco perché mi fa vedere come una divisa militare. E non so se era già stato chiamato al militare, di lì a poco sarebbe stato chiamato al militare. Mhm, Questa cosa qui, come se fosse una cosa che respingeva. mm. No, non andava bene per lui, non gli piaceva affatto questa cosa. Più, sai che cosa mi dà come l'impressione? Nella difficoltà di misurarsi poi in caserma con gli altri. Mm. Ehm, Come la paura, sai, del bullismo. Ehm, Questo ragazzo già lo faceva il militare, chi lo sa. Lo sai, Anna? Sì, sì, lo faceva. Eh,
Ma E allora ci sono stati episodi di bullismo. lì è stato un atto volontario, il suo. Allora, vediamo. Una sfida, Una una sfida sfida con un amico, con due commilitoni, finita male. decisamente. Lui ha perso la sfida ed è caduto, insomma. In cosa consisteva la sfida? Un atto di coraggio in cui, cioè, tipo, mi fa vedere se capisco, eh? Apri la porta, no? Ti appendi alla maniglia che è all'interno e ti sporgi. Mhm. Mm. È Quindi con il scivolato, ha preso un corpo, palo. Che è successo? quindi lui l'ha fatto con il corpo, è andato praticamente come se fosse all'esterno. Non so se Mhm. riesco a spiegare Sì, la sì, 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 dinamica. si è appesa a bandiera, diciamo. Esatto, quindi con un solo braccio, ok? Mhm. Poi cosa succede? Uno dei due fa finta di spingerlo, cioè non è una spinta reale, ok? Mhm. Però lui la percepisce come reale, cioè forse è tipo che lo sfiora o gli arriva vicino, no? Comunque lui è come se sentisse lo spostamento d'aria delle mani Mhm. e cade giù. Molla l'ha presa. Sì. Come lo vedi adesso, Monica? E qui, nella Matrix, Allora, no. E lui dice, volevo togliere un dubbio. Mi faccio tutti i brividi alle gambe. Volevo togliere un dubbio a chi se lo chiede da anni. quale? Mm, ehm, Uno dei due non ce l'ho su con lui, non ce L'altro. l'ho su con te. L'altro, esatto, bravo, l'altro. E il primo? Cioè, ce l'ha con uno e non con l'altro? No, no, cioè l'altro che ha visto la scena è rimasto con questo rimorso dentro, pensando che lui ce l'avesse su, capito? E lui, questo ragazzo che non c'è più, dice: eh, volevo rassicurarti sul fatto che non ce l'ho su con te. Riguarda l'altro, che è quello che ha fatto finta di spingerlo, eh, tanto tu hai proseguito per la tua strada. Come credo che lui abbia continuato con queste sue azioni di bullismo, di prepotenza. Monica, Però, mm. secondo me non c'è più. Causa esoterica del fatto che qualche giorno fa Anna si è svegliata, si è messa davanti a un foglio, ha scritto i punti e ha chiesto come disincarnato proprio lui. È chiaro che è lui che ha creato questa chiamata. Sì. Quindi, cosa ci vuole dire? Anche noi abbiamo bisogno di chiudere dei capitoli. E io dicendo questo, facendo vedere questo, ho chiuso quel capitolo. Mi metto un disco di Elvis Presley e c'è tutti i brividi. E canto Love Me Tender e sto bene. Lo facciamo cantare a Elvis? Io non percepisco Elvis adesso, cioè percepisco il Lui. disco, sì, Mhm. e lui che canticchia Love Me Tender, Love Me Sweet. Lui era già nel portale aureo.
qua non riesco a darti la risposta perché è come se sentissi che lui aveva bisogno di... Cioè, Anna ha fatto una cosa preziosissima per questo ragazzo, che aveva proprio bisogno di chiarire questa cosa, sia raccontare in qualche modo questo incidente, sia dire quest'altro uomo così, che non ce l'ha su con lui. E, no, quindi non so E l'ha capirlo. fatto. L'ha fatto Ed è ora, sì, contento adesso. molto, molto, molto sollevato. Chiediamogli solo come ha fatto a connettersi ad Anna e a spingerla a richiederlo come disincarnato oggi. Gliel'ho chiesto di notte, ma mm, ma aspetta un attimo, perché mi fa vedere che ci aveva provato una prima volta mentre lei stava ricevendo tipo un trattamento, forse, ehm, forse quando era dalla sua naturopata, che stava ricevendo un trattamento, era in un momento di rilassamento, ho provato a chiederglielo. Poi, che forse non era arrivata proprio completamente la richiesta, gliel'ha ripetuta di notte. Bene, adesso che sia venuto o non sia venuto, glielo facciamo vedere il portale Aureo. Quello che aspettavo. Prego. Là ci sono tutti i frutti. Scusa, adesso ho capito. Che peraltro ero andato a vederlo anni fa, è un gusto di gelato, tutti i frutti, una specie di Ace degli anni 50, più o meno. Ed è italiano, in italiano, è tutti i frutti, perché il gelato ha una impronta, è un prodotto italiano, forse più importante della pizza. Dice ad Anna, la prossima volta che prendi un treno ti faccio trovare un cuore inaspettato. Lo salutiamo. Sì. Monica, Anna ha incontrato la sua fiamma. No. Cioè, l'uomo che le sta accanto adesso, È io un bravo vedo che ha uomo. un'anima gemella, sì, 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 assolutamente, Ehm, che ha un po' di insicurezze. È un'anima gemella sicuramente, eh. Ehm, ehm, anche di terzo barra quarto, forse grado. Ehm, Però ecco, è come se, non so, non si sentisse veramente uomo. Ehm, E Anna un po' soffre di questa cosa. Cioè lei la vorrebbe sentire proprio una presenza maschile, un'energia maschile decisa, forte, bella, accogliente, che sostiene. Cosa vuole dire in eterico ad Anna, il suo compagno? Io ce la metto tutta, però a volte mi sembra proprio di essere un disastro. Però con nostro figlio, cioè come dire, non mi si può dire nulla, ecco. Mi sembra che ci siano sempre difficoltà per me, sempre ostacoli. Non so bene come superarli. Ti dice. Mm, Scambio di battute tra Anna e la figlia. mm. È che è un po' come se fosse, direi, ciclotimica. Chi?
ciclotimica, ah, bipolare, diciamo, no? mhm. Ok? Perché da un lato è come se ho sentito che le diceva sei una stronza. Mm. Dall'altro invece la vuole calmare. No, no, ma io mi voglio mettere su una giusta strada, voglio andare dritta su una strada pulita, un po' ambivalente, ecco. Mm. Allora, qua però, cioè, al di là del rapporto, mm, ci sono un po' di problematiche di questa ragazza. Quindi abbiamo detto che lei frequenta la discoteca, vero? È Lucio? Mm, Sì, 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 ok, giusto. ok. Mm, Più o meno, non è proprio la discoteca, la danza, danza, danza. Ok. locali intendo, eh? Locali? Locali Ogni tanto serali, sì, ogni tanto sì. locali serali. Sì, sì, Perché sì. mi dà, hai capito, qualche flusso un po' negativo rispetto a a qualcuno di questi, cioè qualche persona che frequenta questi locali, un influsso un po' negativo. Ehm, cioè, come se la trascinasse un po' verso, posso dirti, un po' la superficialità, verso un po' l'apparenza, mm, ehm, verso molto la materia, ecco, verso l'esteriorità. Sembra un ragazzo e una ragazza. In che senso Cioè sembra? che le dicono, le fanno dei discorsi, come se le facessero un lavaggio del cervello. Cioè, lei la vedo un po' manipolabile, questa ragazza, ok? Le fanno dei discorsi del tipo, ah, ma tu potresti avere molto di più, potresti ehm, avere una vita molto diversa, perché ti accontenti di questo, ok? Cose del genere. Mm, Però dicendo, mm, come posso dirti, però per portarla fuori strada, ok? Non per far sì che lei lavori su se stessa, sulle proprie competenze e quindi capisci, crei un certo tipo di lavoro, di attività, no, per farle fare delle scorciatoie. Scambio di messaggi con la madre. Come la vedi la madre? Beh, a tratti esasperata, che davvero non sa più che pesci pigliare con lei, che le ha provate tutte e tanto non ne va bene una. Chi è esasperata, la madre con Anna? S- Scusa, di che madre? La Ah, madre scusami, di stai Anna. parlando. Ah, scusami, pensavo Ah, come Anna madre e verso. figlia. Ah, ok, Sì, no, allora torniamo su quello che stavi mm, vedendo. sì, io questo, il loro rapporto. Quindi a tratti appunto questo, che Anna è esasperata. Mm, a tratti viene sopraffatta diciamo così, dall'istinto materno, vorrebbe essere comprensiva, però a tratti proprio anche come se ne volesse liberare. Parliamo invece della mamma di Anna. Scambio di battute. Mm, 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 mm. In questo momento è come se facesse un po' fatica a parlare per un po' di affanno. Fatto una vita di sacrifici, ehm, eh, per cercare, di essere coerente, con ciò in cui credevo.
Dice grazie perché ti occupi di me, tu mi segui. Forse il fratello un po' meno la segue. Cioè il figlio, scusami, il fratello di Anna, figlio di lei. Anna risponde: finché tu ci sei, io ti sto vicina. Mm, Senza stare troppo a pensare al passato. Prima col qui pro quo mamma-figlia, Anna mamma, figlia figlia di Anna, secondo me hai detto una cosa che eh, funziona benissimo per la madre di Anna, che è molto religiosa. Anna mi ha sottolineato questa cosa. Le persone molto religiose vivono in un costante stato di ansia, insoddisfazione. Oggi uno mi ha commentato il video che Satana che ha fatto il sacrificio dell'incidente di Capodanno e Satana, l'era di Satana, è tutto sempre molto drammatico, è sempre tutto molto vissuto nella insoddisfazione, nella scontentezza, nel tutto va male e quindi bisogna pregare tanto, 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 come dice la Madonna nelle varie cagate di apparizioni. Scusa per apparizioni. Quando rido cadono le cuffie. Come la vedi, la madre davanti a queste parole? No, si sta facendo il segno della croce, Bene, sta baciando la sua catenina bene. eh, con Giulio E Crocifisso. io vado lì davanti a lei e le dico, e dov'è la gioia in tutto questo? L'esperienza di vita, dov'è? No, la vita è dolore, la vita è No, fatica. la vita è vivere. E come ho già Stai zitto, detto, che mi fa male il cuore. è il momento di vivere. Ah, io sto per morire. Monica, buio in sala, c'è solo Anna. Luce su Anna. Sì, Monologo ah, di Anna a se stessa. Anna è proprio d'accordo. È arrivato il momento di vivere e il progetto della sua anima è vitalità, proprio Esatto. perché è arrivato il momento di vivere esattamente come tu hai descritto, con quella pienezza. Anna, fuori da qualunque logica di ego, è in un caleidoscopio di se stessa. Ogni faccia del caleidoscopio riflette una parte bella di Anna, che vale la pena vivere. Ogni faccia del caleidoscopio parla ad Anna. E Anna coi capelli al vento che ride, Benissimo. che è su un'altalena, ride, si diverte. C'è Anna che annusa un fiore e ne sente il profumo. Poi c'è un'Anna che va al cluster e fa quello che deve fare. Un'altra che va all'avatar e fa quello che deve fare. Un'altra che va, ogni- una che va per ognuno dei valori che noi analizziamo e gira i numeri in alto. C'è l'Anna della vibrazione, l'Anna della consapevolezza e così via, fino all'Anna della vivacità animica che è già bloccata a 100. Anna palindromo. Non analizzo neanche i valori di Anna, se volete, solo la vibrazione. 306. E di cervello. 10,8. 10 virgola? Sai che non ho sentito 8.
E allora, messaggio di Anna a se stessa. Sono beata fra questo caleidoscopio di colori, fra queste me colorate e vive. Sento la vita e mi sto vestendo di oro. E infatti vedo che ha una gonna color oro. Intanto si avvicina il figlio, lei lo prende in braccio, gli fa un po' il solletico, ridono insieme. Il suo figlio gli stringe proprio le braccia al collo e glielo dice: Mamma, sei la migliore del mondo. Andiamo a farci un panino. E la figlia. Sta guardando fuori dalla finestra. Ogni cosa è a suo tempo. Sì, Quel poveretto del corvo e del serpente, Flick e Flock ci sono ancora. no, Sfiducia, fiuto. nemmeno. Goccia, fuoco, anima e spirito. Sì, mi viene cascata, non goccia. E poi il fuoco. Vitalità, il progetto. Beh, sì, vita. Eh, sempre 306 la vibrazione. Adesso mi viene 366. Forse vuole mantenere questi due numeri. E lei come la vede adesso? Alla pescheria, al reparto pescheria del supermercato? No, la vedo sotto forma di Biancaneve, che canticchia, che è veramente di buon umore, ehm, che sa che la vita è nelle sue mani e che potrà contare su validi alleati. Il caleidoscopio delle Anna si chiude in un'unica Anna che ci saluta in questo modo. Lei ha forse una rosa, una gardenia, prima l'annusa e poi la lancia verso di noi, ringraziandoci. Va bene, Monica, abbiamo finito. Disconnettiti da tutto e tutti.